Salve amici, buona giornata a tutti. Oggi prepariamo insieme una facile e deliziosa ricetta, le patate ripiene. La cosa bella di questa ricetta è che in base alla grandezza della patata possiamo utilizzarla sia come antipasto, quindi per arricchire anche un bel buffet, o come contorno o addirittura come secondo se la patata è un po' più grande. Iniziamo subito questa semplice e buona preparazione, ma mi raccomando, non saltate i passaggi per avere un ottimo risultato. Ed ora iniziamo. La prima cosa da fare è bollire le patate, lasciarle intiepidire e eliminare la buccia. Benissimo, sbucciate le patate, le tagliamo a metà. Adesso fate come faccio io. Prendete una pirofila, aggiungete un filino d'olio, spennellate. Adesso con uno scavino o un cucchiaio, con delicatezza, scaviamo la patata, ok? In questo modo. E formiamo un incavo. E adesso con la polpa che abbiamo ricavato dalle patate prepariamo il ripieno. Quindi aggiungiamo dei pezzetti di burro e iniziamo a mescolare e far sciogliere il burro. Amalgamato le patate con il burro, aggiungo un po' di sale, un po' di pepe, del prezzemolo, del parmigiano, e del salame. Io sto utilizzando salame tipo Napoli che ho precedentemente tritato, ma voi potete utilizzare qualsiasi tipo di salume a vostro piacere, ok? E continuiamo a mescolare il tutto. Adesso aggiungiamo all'impasto qualche goccio di latte. Perché lo sto aggiungendo dopo? Perché dobbiamo capire la densità dell'impasto stesso. Quindi se ce n'è bisogno lo aggiungiamo, se non ce n'è bisogno possiamo farne a meno. Questo dipende sempre dalla qualità delle patate. Ok? E come in questo caso ci vuole un po' di latte per ammorbidire un po' l'impasto. Lo aggiungiamo un po' alla volta, così ci regoliamo. Ed ecco qui. Ne aggiungo un altro po'. Ok, il ripieno è pronto. Benissimo, adesso a questo punto farciamo le patate. Ho riversato il ripieno in un sac à poche con la punta a stella e adesso farciamo le nostre patate. Sul fondo delle patate mettiamo un pizzico di sale, un pizzico di pepe. E sempre sul fondo delle patate adagiamo delle fettine di provola affumicata. Così.
Ed ora copriamo le patate con il ripieno. Terminiamo la preparazione con un filo d'olio extravergine di oliva e una pioggia di parmigiano. Ora non ci resta che infornare. Le patate sono uscite dal forno, le ho infornate a 210 gradi per circa 20 minuti, forno ventilato. Se avete il forno statico, aumentate di qualche grado la temperatura, ma poi, come dico sempre, ognuno conosce il proprio forno. Quando si saranno dorate, le patate sono pronte. E adesso le facciamo intiepidire e poi le serviamo. Guardate che meraviglia, sono proprio una delizia. Guarda, guarda. Amici carissimi, spero che questa ricetta sia stata di vostro gradimento e vi aspetto alla prossima. E come dico sempre, vi do un abbraccio, un arrivederci e un grazie a tutti da Zia Franca. Ciao a tutti.